Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per marzo 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici del Sagittario. Può essere un momento di risveglio, un momento di presa di consapevolezza. Quando c'è il giudizio c'è come una rinascita, c'è un qualche cosa che si vede, che si percepisce, che si comprende, che ci dà come una visione più ampia di una situazione o di una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per l'amore per il mese di marzo. Allora, partiamo dalla stella, abbiamo poi un 6 di bastoni, abbiamo la carta del carro, regina di bastoni, 9 di spade, fante di coppe e 2 di coppe, ragazzi. Bene. Allora, adesso andiamo a vedere quella che è la vostra energia con questa linea di carte e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il legame, se siete conoscenti, se siete fidanzati da tempo, se siete amanti, non importa. È l'energia del mese di marzo della vostra persona di interesse. Allora, partiamo da questa stella. Ruota della fortuna. Queste sono tantissime. Le guardiamo ma poi le rimetto dentro. Allora, sono 9 di pentacoli, morte, cavaliere di bastoni e 9 di spade. Ok. C'è un cambio. Io credo che si arrivi da un momento di forte cambiamento. Potrebbe anche far già riferimento a questo giudizio, cioè nel senso che è come se ci fosse una presa di consapevolezza che vi fa guardare al futuro in un altro modo, mi verrebbe da dire. Io credo che per qualcuno potrebbero esserci proprio come dei cambi a livello di desideri, a livello di obiettivi, a livello di anche aspettative per qualcuno. Tenete presente che con la ruota della fortuna potrebbero arrivare proprio delle possibilità in più, potrebbero arrivare delle conoscenze in più, inaspettate. C'è come una nuova visione al futuro. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Quattro di spade e asso di denari. Io sento che allora, per qualcuno sarà un uscire da un momento di isolamento. Qui abbiamo sia la sacerdotessa che il 4 di spade, che sono carte di autoanalisi, sono carte di introspezione, sono carte che invitano a, come vi posso dire, a guardare al di là delle cose materiali. Vi dico, c'è come un passaggio, c'è
pentacoli può essere tranquillamente un nuovo inizio. Vi sento come se steste uscendo da una situazione un po' stagnante e vi steste riaffacciando al mondo. Per qualcuno si tratta di riprendere contatto con la società, con i vecchi amici. Andiamo avanti, andiamo a vedere il carro. Magari se giro il mazzo è meglio. Abbiamo un re di coppe e un mago. Sì, ragazzi, io sento che una persona può effettivamente entrare. Se per caso non dovesse, come vi posso dire, entrare nessuno a marzo, sento che qui si tratta di un nuovo modo di vedere un potenziale o una potenziale partner o la relazione in sé. Qui abbiamo il carro. Il carro in qualche modo mi dice che c'è, perché abbiamo asso di pentacoli e carro, c'è un movimento, c'è un andare avanti, c'è il scegliere di iniziare qualche cosa con una persona. Essendoci un re di coppe, io ho come l'idea che questa persona potrebbe effettivamente avere un certo tipo di spessore, essere adulta non tanto a livello di età, ma a livello di maturità mentale e maturità emotiva soprattutto. Quando c'è un re di coppe si parla di qualcuno che è maturo a livello emotivo, che quindi ha già effettuato un lavoro sulle sue zone d'ombra, sulle sue paure e tutto quello che c'è lì intorno, insomma. Andiamo a vedere la regina. 10 di bastoni e regina di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 9 di spade. Amanti. E 5 di bastoni. Sento che qualcuno ha paura di innamorarsi di nuovo. Io con queste carte ho l'idea che possiate aver lasciato da parte i vostri obiettivi, i vostri desideri in passato per qualcuno. Qui c'è come un cambio, ok? C'è questo uscire, se vogliamo, un pochettino allo scoperto. Conoscerete questo re di coppe, questa persona, e io sento che effettivamente può iniziare qualche cosa di concreto. Il punto è che vi sento come più nella voglia di divertirvi che non nella voglia di costruire in questo particolare momento. Probabilmente proprio perché qualcuno potrebbe aver paura di innamorarsi di nuovo, potrebbe aver paura di infilarsi in una relazione e quindi di, mi viene da dire, sentirsi in gabbia, o soprattutto se avete sperimentato situazioni o relazioni conflittive, è come se qualcuno di voi avesse paura, o meglio detto, è come se associaste l'entrare in una relazione stabile alle lotte, alla gabbia, a qualche cosa che bisogna, come vi posso dire, come se doveste combattere, o come quest'idea. Ed è per quello probabilmente che siete in questa fase più di conoscenza, mi riaffaccio al mondo, mi apro a quello che il mondo mi può dare, però è come se non aveste voglia di vincolarvi troppo. Andiamo a vedere il fante di coppe. Questo aveva già fatto capolino prima. 9 di pentacoli, 7 di spade e eremita. Allora, la mia sensazione è che qualcuno si stia prendendo un po' in giro, sinceramente. Cioè, sento che avete voglia di questa relazione, di stare con qualcuno, ma la paura è talmente tanta, è talmente grande. I fantasmi del passato sono ancora lì presenti, difatti qui avete un 4 di spade, siete come in fase di guarigione, ma con questo
10 di spade al contrario, come se un ciclo ancora non lo aveste chiuso. Cioè sì, sto uscendo da quella situazione, da quella relazione, però non riesco a smettere di pensare a quanto ho sofferto, a quanto ho patito, a quanto mi sono sacrificato. E qui io sento che è un po' come se vi raccontasse la bugia, no, no, ma io sto bene da solo. Cioè, vedete per qualcun altro, vorreste qualcun altro, però poi alla fine la paura è talmente tanta di rientrare in certe dinamiche del passato che potreste dirvi, ma io sto bene così, a me va bene star solo o sola. Andiamo a vedere però il 2 di coppe, perché ho come la sensazione, 4 di bastoni, che tanto soli non sarete alla fine del mese. Ok, 4 di bastoni e 7 di bastoni. Confermo che secondo me inizierete a frequentare questa persona, ma ci andrete con i piedi di piombo. Non sarà qualcosa di etichettato, qualcosa di fisso, di determinato. Non... Cioè, è un po' come se vi definiste conoscenti e basta, senza andare troppo oltre. Vi dico, secondo me la persona qua ha un bel potenziale. Siete un po' voi che probabilmente con questo 9 di spade, il 10 di spade, il 4 di spade e il 7 di spade, avete come questo bisogno di rifocalizzare gli obiettivi. Chiedetevi, ah, una cosa volevo dirvi, la sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità. Che cosa vuol dire? Che anche se è successo qualche cosa, o se voi per esempio avete un obiettivo, ed è un obiettivo vostro, non importa che agli occhi degli altri o anche ai vostri occhi una cosa sia giusta o sbagliata con la sacerdotessa, il punto è che questa cosa c'è e quindi da lì bisogna partire per elaborare il tutto. Sento comunque dei grandi cambi e secondo me questo risveglio potrebbe già arrivare all'inizio del mese di marzo e vi dico che finirete frequentando qualcuno. Non sarà niente di definito, però è anche vero che non potrete far finta del fatto che sì, questa persona vi prende effettivamente, ragazzi? Ok, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, quindi se avete qualcuno in testa, da una semplice simpatia, flirt, amicizia a potrebbe essere un matrimonio, una relazione stabile o clandestina. Partiamo con un 2 di coppe, voi ce l'avete qua alla fine, La sacerdotessa, 9 di denari, 6 di denari, appeso, abbiamo il diavolo e la giustizia. Allora, mi colpisce questo diavolo sotto il vostro 7 di spade qua. Va bene, andiamo a vedere. Allora, partiamo da questo 2 di coppe. Quindi pare vi siate già incontrati, parlati, scritti, 4 di bastoni, 4 di bastoni e eremita che avete qua. Oh, che interessante. Allora, 4 di bastoni e eremita. Datemi una carta per l'eremita. Il Papa, sì, infatti. Allora, io ho come la sensazione che, considerato che questa persona la conoscete, nel senso che ce l'avete già in testa, io credo che sia una persona che stia cercando di, come vi posso dire, creare un qualche tipo di contatto, un qualche tipo di legame, un qualche tipo di incontro. La sensazione che ho è che non si vogliano mettere etichette all'incontro, alla situazione, alla relazione.
È come se si dovessero seguire le sue regole. Per qualcuno potrebbe trattarsi di una persona che avete conosciuto e che da poco sia tornata single o sia in fase di. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Appeso, che c'è già qui. Fante di coppe che avete qui, il sole, il 3 di spade e la ruota della fortuna che avete qui. Io credo che questa persona, ragazzi, timidamente, perché secondo me l'energia qui è molto lenta, nonostante la ruota della fortuna, però ho come la sensazione che possa, diciamo così, fare dei passi in avanti verso di voi. L'idea è che la cosa, se è iniziata da poco, questa conoscenza potrebbe essere un tentativo di iniziare un'amicizia prima di una relazione romantica. Se invece è da un po' che frequentate già a livello romantico questa persona, potrebbe esserci come un cambio, perché comunque avete sia il peso al contrario che la ruota della fortuna, quindi ci può come essere un cambio di visione al futuro, un cambio di prospettiva. È come se ci fosse una situazione materiale di questa persona che si sta sistemando, che sta trovando, diciamo così, una sua quadra e da lì poteste comunque iniziare a cambiare le cose tra di voi. Vi dico, c'è un fante di coppe, ce l'avete anche voi qua, e di solito parla di qualcuno che viene a farvi un'offerta, viene a parlare, ma sono proposte un po' deboli. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un 9 di bastoni e un 10 di bastoni. Io credo che questa persona voglia effettivamente costruire qualche cosa con voi, ma è anche vero che, soprattutto se è una persona più grande di voi, e lo vedo in molti casi, ho come l'idea che questa persona abbia la saggezza necessaria per capire che prima si deve sistemare, prima bisogna come ci sono delle cose vecchie da mettere a posto e dopo ehm, ci si può dedicare a costruire qualche cosa. E che secondo me sia voi che questa persona siete abbastanza, come vi posso dire, mi viene in spagnolo, cauti nel esporvi, cioè i fatti parlano chiaro, passate del bel tempo insieme, ci si diverte, magari siete amici, scherzate, ridete, il tempo vola quando siete con questa persona. Però voi avete paura di innamorarvi e questa persona io credo che abbia ancora come delle situazioni in sospeso da dover finire di gestire, da dover concludere, da dover sistemare. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Cavaliere di coppe, morte, fante di bastoni, fante di spade e 5 di spade. Sì, io sento che ancora non si sente pronta per darvi le sicurezze di cui magari voi avreste bisogno per effettivamente costruire qualcosa. Sento un po' come se ognuno dei due sapesse che l'altra persona è importante, ma nessuno dei due lo dicesse. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo sacerdotessa e 9 di spade. La sacerdotessa ce l'avete già qui, eh? C'è qualche cosa che... Perché guardate, 9 di spade ce l'avete anche voi qui. C'è come un tema legato al passato o a qualche strascico, magari è proprio questa situazione che si deve chiudere, che comunque la vedo anche un po' con voi, perché anche voi avete un 10 di spade al contrario. Però è come se ci fosse un qualche cosa che c'è bisogno di lasciare indietro
e che se non si riesce a lasciare indietro non si può come dare una nuova visione a questa situazione. Potrebbero essere delle aspettative. Se ognuno dei due si aspetta che sia l'altro a fare la prima mossa, ragazzi, ci vediamo il mese prossimo, perché vi sento abbastanza ognuno sulle sue. Andiamo a vedere questo diavolo. Abbiamo un 7 di pentacoli, un cavaliere di spade e un 4 di pentacoli. E che c'è come un attaccamento, da un lato non si vuole perdere quello che si è costruito, dall'altro si vuole andare avanti, ci sono qua dei temi probabilmente legati alla casa, legati a qualche materialità per questa persona, qualche immobile, qualche edificio, potrebbe essere una situazione lavorativa stabile, c'è comunque un qualche cosa che non vi permette di vivere la relazione a pieno. Potrebbero essere anche delle paure, vi dirò con questo diavolo, perché qua abbiamo forte forte il 9 di spade. Queste preoccupazioni per il passato, questa preoccupazione per... Ah, vi dico un'altra cosa, potrebbe anche essere che se è tanto che vi frequentate, che ci sia come un tema su cui aspettate delle scuse. Effettivamente potrebbe esserci come un tentativo di riavvicinamento da parte di questa persona, ma io ho la sensazione che voi direte a questa persona: le parole vanno bene, ma io voglio i fatti. Cioè, come hai intenzione di fare ammenda? Come hai intenzione di dimostrarmi che sei cambiato o cambiata rispetto al passato? Che tipo di processo evolutivo o di lavoro personale hai fatto per farmi capire che sei cambiato o cambiata? Andiamo a vedere la giustizia. 8 di coppe e regina di denari. Sì, ragazzi, io ho proprio la sensazione che nessuno dei due in realtà si butterà, come vi dicevo prima, no? Nessuno dei due si butta in questa storia, è come se stesse aspettando che fosse l'altra persona a fare la mossa e l'altra persona uguale. Quindi è un po' un mese dove ci sono dei movimenti, si parla, ci si incontra, potreste anche ricevere un regalo, un dono, c'è come una voglia di riappacificarsi piuttosto che di ricominciare, però c'è anche un sospeso che pesa e che ha bisogno di essere chiarito, quindi sento un po' come se ci andaste con i piedi di piombo alla fine. Mm, sì, ci sarà la continuità di questa situazione, ma ognuno, diciamo, non darà troppe conferme all'altra persona. Andiamo a vedere qualche oracolo. Non abbastanza. Qui parla di essere frustrati in una relazione. E dice anche che ci sono delle questioni di gelosia o di ego. E ce lo rivedo un pochettino qua con il diavolo, voi non ce l'avete, no, ce l'ha più questa persona. Quindi secondo me potrebbe essere una questione legata all'orgoglio, all'ego, al personaggio. E mi parla di frustrazione in una relazione. Guardate, vi dico, può anche essere che questa persona sia ben più convinta di voi, ma vedendo che voi tirate indietro, vedendo che voi non riuscite, diciamo così, a lasciarvi andare, potrebbe ridimensionarsi. Però questa carta è bellissima, abbiamo l'anello di fidanzamento, quindi qui mi parla di fidanzamento, di partner, di commitment, come si dice in italiano? Di compromesso, eternità e di unione, ragazzi. Fatemi sapere poi, Ultimo oracolo. Torna ad essere libero ed è un po' il tema, secondo me, di questa lettura, perché voi avete come questa associazione del coppia uguale gabbia. E invece se la relazione è in equilibrio, se la persona è sana, è matura emotivamente,
è responsabile per quello che dice e che fa, si può essere liberi anche all'interno di una relazione. Si tratta di coltivare l'interdipendenza. Anima gemella, ragazzi. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Fatemi vedere una cosa. Eh, sì, sì, vi dico di sì perché avete varie carte che parlano di questa cosa qua. Io non sono una fanatica delle anime gemelle perché poi uno parte e comincia a martirizzarsi in nome dell'anima gemella, perché le informazioni che ci sono online sono che l'anima gemella deve far soffrire o cose per lo stile. E sì, è così, ve lo dico perché ho toccato la cosa con mano. Però ecco, prendete sempre tutto quello che viene detto in queste letture un po', con le pinze, non vi fate condizionare troppo, ecco, questo è un po' il senso. Bene ragazzi, detto questo, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti nella sezione degli abbonati, cioè anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, divise per settore, amore, lavoro, denaro, famiglia, tempo, tutte, e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, si parla di visione eterica, di chiaroveggenza, di kundalini, di traumi, insomma, praticamente sono decenni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione per voi per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero proprio perché sono un corso di formazione. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!